Breaking Walls, rompendo le barriere con la vostra JJ. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì a tutti e bentrovati a Breaking Walls! Abbiamo preparato una super puntata per voi. Fra pochissimi istanti avremo ancora con noi Thomas Kramer, che ci darà il suo punto di vista riguardo ai migliori investimenti da fare in questo momento, ma soprattutto quelli che sarebbe opportuno evitare. E tante altre sorprese. Con noi avremo anche una donna meravigliosa che si occupa da tantissimi anni di filantropia. Lei proviene da una famiglia privilegiata italiana milanese, molto importante nel settore delle acque minerali e del caffè. E oggi ci parlerà di uno dei suoi progetti di beneficenza che le sta particolarmente a cuore, al quale dedica tutta se stessa raggiungendo dei traguardi importanti. Sto parlando di Donata Berger e della casa pediatrica dell'ospedale Fatte Bene Fratelli. Ma adesso andiamo subito dal nostro special guest di quest'oggi. Con noi, per voi, Mr. Thomas Kramer! In our last installments, we talk about art, and I know that you are also a collector and enthusiast. Which new artist on the modern scene do you find particularly interesting? I love my friend Nicholas Costello. Nicholas Costello. Yeah, he's right now in Rome, I think. He has a big exhibition in Rome. He has the golden heart and the golden kiss mouse, you know, these huge sculptures of a mouth, of lips. That's great. I love the guy. It's great. Fantastic. And a great character. Good friend, great character, and fun art. And it goes up like crazy. It's fun, you have entertainment, and you make money. You hear it? Thomas, now we go to your favorite subject. Let's start speaking a little bit about current affairs and finance. Following the international crisis due to several factors that also shows signs today through inflation, stagflation, and America's decision to raise rates, what do you think would be a good financial investment, and with what expectation and in what time frame? You know, actually, I have friends that come to me, and they come on a daily basis, many of them. It's hard to, give tips that don't blast back to you. So therefore, I only have one, and that's my main deal right now. One deal that I concentrate on, and that is going short oil. Oil, especially now when the embargo hits that the EU and the US against Russian oil are pronouncing, oil will spark, but on the long run, it has no way than to go down. So any way of selling futures short or options or any kind of method that an individual has in their banking structure, if they don't want to do it with us, obviously we can, because I'm partner in an unbelievable successful and innovative banking platform. So if anybody has interest, I can guide them to that. So this platform can actually move money from one country to another country without getting into difficulties. And when you see oil today at around 105, 110, I think with the embargo, it could spark up to maybe 120, 130. But then I think it should go in the next 2 to 5 years down to maybe $10, $15. So this is a century deal. This is the best deal that happened since the crash in 87. And it's predictable. Anybody can participate on it. And I can always say, I told you so. For a man and a manager who has made real estate his career and reason for success, what do you think about property investments never disappointing? Or should we expect an unpleasant surprise from these two? When I went shopping for real estate in the early 90s in Miami, the American market
was hammered through the SNL crisis, saving and loan crisis. Most of you kiddos don't have an idea what that was, but it destroyed the real estate market. Prices literally slashed 90% in a year or two. And that's when I struck and bought the first time real estate. If there is any lesson that can be learned from history, history repeats itself. And with rising interest rates, there is a great chance that we see a major slam in real estate prices in the next few years. So for the time being, I would not recommend to buy. I would recommend to buy when no one dares to touch it anymore. It's like now with oil. Oil is on its highest highs. Sell it. It has only one way, going to go down. But buying real estate on the highest highs is about the most stupid thing anybody can do. Wait till it crashes. When you cover your oil short positions, then with the profits, we buy real estate. That's really true. Looking at your experience in the world of venture capital, so innovative investments and support for young people in the new economy, what do you recommend we follow? What are the interesting companies and who are the promising young people out there? Yeah, this is the young people. Every day it's some new Elon Musks and Facebook guys come around. It's amazing meeting these kids, their ideas, it's sparkling. But my partner is one of these guys and in the banking platform that we're working on. And I think you're going to hear a lot about it in the next 10, 20 years. Do you want to give the name of the guy of your company? So Bijan, I actually a friend of his since he's born. VXL is a big banking platform, and obviously being a partner in it, I have good experiences and a lot of friends that can share that. What do you think about investment in cryptocurrencies, that shining highlights and lowlights, and that has become very commercial and trendy? Is it really a good deal? I see a lot of sly people looking for fools. Is it a real opportunity? And if so, what are the right tools to approach it? You know, obviously it's a factor. Blockchain and wallets and crypto is there to stay. That's no question. Would I buy Bitcoin now at 38,000? Absolutely not. I bought it when I left Miami 2011, 12, 13, when I shifted my money from real estate. I was looking for an alternative, so I actually invested it in Bitcoins. And now I'm selling it. I don't care whether it's 30, 40 or 50,000. I got it for $10, $20 a coin. Imagine that. So I would not invest in Bitcoins or in crypto. At the moment. At the moment, I would only go for special situations where you know the actual issuers of IPOs, because only there you have a chance to make an exceptional amount of money as in everything. It's like stocks. It depends on the company behind it, the people behind it, because we're having today already like 10,000 cryptocurrencies, whereby 9,800 probably going to go bust. So be very careful what you put your money in, and see who you're working with, partner with people that have a little experience, not only big ideas. And look at their records and be careful that don't put your nest egg all in one basket. It's always the same. People just don't learn from history because they don't obviously have, I'm like, I always say I'm like Methuselah. I lived 200 lives in one, and I'm only 50. What am I? 59 plus. But I feel like 200 was my experience, 200 years old, While kids that want to tell me that 20, 22 years old, they want to tell me how the world runs. Yeah, I remember I had a luncheon in Miami in 2001.
I had, I think, 15 billionaires. They were all billionaires in this bubble in this, you know, in the crash in Nasdaq. They were all Nasdaq billionaires. And within 6 months, when I invited them to my birthday party, none of them showed up because we're all gone. They were all broke. From billionaire to bust within 6 months. So it's like, whoo, you know. Currently, real estate development in Milan seems to have become very attractive for international investment funds such as Ines, BlackRock, etc. What do you think this is due to? You know, this is biting in a dangerous apple. As I told you before, I wouldn't touch real estate now. Okay. You said working for money will never make you financially independent. Only No. letting your money. Yeah, exactly. Sorry. Only letting your money work for you will. What do you mean? But you're always running. You're always with income. You're always running after the inflation low. Look now. You even if you get 3, 5, 10% more a year, we're having inflation rates in some countries of up to 20, 30%. So you can hardly cover your expenses, but you never can save enough to become independent wealthy. So you have to be able to, if it only start with 5,000 or 10,000, but to invest money that is not used for living. And that is the nest egg that invested properly can make you independently wealthy. Now let's put ourselves in the shoes of the average citizen. For example, you know a little bit about the Italian reality, I assume. In the case of a mortgage, what would you recommend to Italian citizens? Fixed rate or variable rate mortgage, and why would you recommend it? No mortgage, because you don't advise anyone to buy now. Okay. No. First, I wouldn't recommend you to buy anything. Second, I don't, you know, because look, you buy something at 100, you get today, if you're lucky, 70, 80% loan, 70% loan, so you invest 30% own money. What happens if real estate drops 50%? All your assets are gone and you owe the bank 20%. So buying, leveraging now to buy real estate is probably the dumbest thing you can do in the world. Okay, Thomas, what about the new projects? Give us a sneak preview of your new projects. I told you in the beginning, new projects, you know, I'm a consultant, a real estate consultant in several big developments. One is a petrochemical industrial complex in Egypt. The second is MBS's big dream in Saudi Arabia, where I was invited to spearhead the development. And obviously I have close ties to my Pakistani friends, where I'm always not only welcome, but seen as a voice of knowledge when it comes to development. Now it's the time for our JJ Mind Your Own Business column. Ready? No worries, I will be very good to you, and I will be fast. Listen, how would you describe Thomas the man? Not the businessman, but the man. Definitely fun. Yes, you are. Not everybody has my humor. So, you know, I love sports, keeps me sane, you know, because I do every day 4 or 5 hours from biking to gym to yoga to keep my mind focused and my body in shape. What's love for you? Excuse me? What is love for you? My daughter. How many times have you really been in love? Maybe with the mother of my daughter and my daughter. That's the best thing I ever did in my life, and I'm very proud of her. Oh, how sweet you are. What is happiness for you? To be with my family, to be with my daughter, and to be with good friends and enjoying their company and being able to laugh, make them laugh. Especially my mom too, you know. So this is very important. That's probably the third woman I love.
You are a great man. Yes, I know because something you told me. Do you consider yourself a happy man right now? Very happy. How do you feel at this point in your life? Are you fulfilled man? Yes, absolutely. Yes, but and then whatever I miss, I get, I take, I do. So yeah. So many years of a brilliant career. Do you still have dreams that you'd like one day to be able to fulfill? Because actually, I did pretty much everything I wanted. I just I'm hope it sure. stays like that. Honestly, That's a good answer. I Yeah. hope to stay. I hope to stay fit and healthy for a long time to come. You don't have That's to my dream. desire anything anymore, That's my Thomas. dream. Something Yeah. I never thought about 20, 30 years ago, but it's pretty important when you see how people my age are looking. Oh. Listen, just a few days ago on April 27th, it was your birthday. What is your birthday wish for yourself? Stay healthy and happy. Okay. Dear Thomas, we finish with this interview. I thank you from the bottom of my heart for being with us here in Breaking Walls. So, wishing you the best and hoping to see you Yes, soon. same here. Thank you very Do much. you for want to having say me on bye your bye show. to our And listeners? Yes, thank you very much for having me on your show, and looking forward to seeing you in person very soon. Breaking Walls. Bye bye Thomas, siamo strafelici di averti avuto con noi e grazie ancora per essere stato nostro ospite. Amici, io mi sono divertita tantissimo a fare questa intervista e spero che sia piaciuta anche a voi. Molto probabilmente alcuni di voi avranno notato che non siamo entrati nello specifico di faccende legali e finanziarie che sono di dominio pubblico e che hanno visto coinvolto il nostro protagonista. Non lo abbiamo fatto perché questa non è la sede esatta dove affrontare certe tematiche e anche perché non è nello stile del nostro programma, dove cerchiamo di usare soprattutto la leggerezza. E anche nel rispetto, se devo essere sincera, del nostro pubblico che è molto giovane e non vogliamo annoiarli. Comunque, qualora fosse un desiderio del nostro ospite parlarne, noi siamo qui pronti e preparatissimi in materia per la condivisione con tutti e lo accoglieremo con grande gioia come sempre. Ma ora cambiamo totalmente argomento perché vi vorrei parlare di filantropia e della lotta di una donna per migliorare la vita ai bambini malati e del suo successo con la casa pediatrica dell'ospedale Fatte Bene Fratelli. Andiamo da lei? Venite con me? Dai, andiamo. Ciao Donata, come stai? Ciao Gian, molto bene, sono felice che tu possa finalmente vedere questo progetto per il quale abbiamo parlato tante volte, siamo stati interrotti da 2 anni di, chiamiamolo blackout. Noi siamo strafelici di essere qua con te, è una donna meravigliosa e lo capirete bene il perché. Prima di iniziare a parlare della casa pediatrica e dei miglioramenti che attraverso le tue iniziative sei riuscita ad apportare, ci piacerebbe sapere come è cominciata questa tua bellissima avventura. Ti va di raccontarci qual è stata la molla che ti ha spinto a intraprendere questo progetto di beneficenza? Certo, innanzitutto tutto parte dal fatto che questo progetto fa capo al professor Luca Bernardo e quindi lui è un amico e quando mi ha detto ho da farti fare una cosa, vieni a vedere, non avrei mai immaginato che questo percorso sarebbe durato tutti questi anni, stiamo parlando di 6-7 anni compreso il cantiere, e mi ha portato in questo spazio vuoto, scalcinato e mi ha detto qua dobbiamo fare la nuova casa pediatrica. Quindi come non essere spinti, stimolati da un challenge così bello, una persona speciale, ma soprattutto l'idea che non si può rimanere a non fare niente per i bambini di Milano, perché questo posto doveva rappresentare dentro di me l'idea che fosse una casa prima che un ospedale, quindi la casa pediatrica, la casa dei bambini, doveva assumere un pochino l'idea che fosse un'atmosfera tranquilla, serena, gioiosa, colorata,
non si può dire come a casa, però per fargli trascorrere qua il tempo nel modo meno pesante, meno greve possibile. Questo è stato l'inizio. Ecco, e mi raccontavi, giustamente come hai detto prima, che sei partita da un cantiere e che sei riuscita a coinvolgere artisti milanesi di grande spessore come Boeri, Elio Fiorucci, ma raccontaci cosa hai fatto per far sì che questa diventasse una casa per i bambini. Beh, l'idea degli artisti è nata perché Milano è la terra del design, dell'arte, di tante cose legate intorno comunque al mondo del colore e del bello. E quindi il connubio tra una stanza che potesse diventare bella passava attraverso l'intervento loro. Loro raccontando, ognuno di loro, il progetto, si sono innamorati di quest'idea di lasciare anche loro una cosa loro per i bambini, e ognuno di loro ha adottato una stanza. Quindi nell'ospedale ci sono 24 stanze, più metti lo studio del professore, più alcune sale comuni, ma sono state tutte decorate in loco, perché il fatto di partire dal cantiere ci ha facilitato questa parte, per cui molti di loro, no, tutti loro, a parte chi ha donato delle fotografie, si sono messi all'opera qui, e quello è stato galvanizzante, vederli, sentire la loro energia. Abbiamo avuto anche 2 street arter che hanno decorato la parete fuori per essere anche in sintonia con il mondo dei ragazzini, Wow. quindi con le bombolette fuori, con gli acrilici e le pitture e le varie forme che loro utilizzavano dentro. E tutto questo mentre intorno c'era un cantiere, quindi tutti col caschetto, tutti con i moduli e tutte le pratiche a posto, i trabattelli eccetera, e abbiamo perché senza di loro non sarebbe stato così. Quindi la partenza è stata tutti questi artisti che si sono donati per fare questo omaggio ai bambini e alla città di Milano. Donna, ci racconti cioè i miglioramenti che attraverso le tue iniziative sei riuscita, a parte questi, tipo mi dicevi il frigo all'interno, poi quell'attrezzo per monitorare i bambini, ce lo racconti? Perché Sì. questo è molto importante. Lei fa delle iniziative che tutti noi, tanti di noi lo sappiamo già, ma alcuni di voi no, che vanno a, come dicevo, portare dei miglioramenti a queste stanze, all'ospedale in sé. Sì, diciamo che appena finito il progetto volevamo mettere alcune cose che rendessero la camera di ogni bambino più simile a un piccolo nucleo familiare, per cui per fortuna, come sempre, Milano si dimostra una città generosa, di buon cuore, con tante donne disponibili, per cui facevo le richieste, dicevo ragazze io avrei bisogno di avere i frigobar, e allora l'amica Silvia mi dice vi prendo io, oppure io avrei bisogno di mettere tutti i giocattoli per i bambini in una stanza e mettere un po' di cose colorate in giro. Allora la mia amica Chicca, la mia amica Clara si sono date da fare, ognuna di loro per quello che sapeva fare ha creato un valore aggiunto. Abbiamo in ogni stanza le televisioni che vanno con i canali per i bambini, tutto frutto di donazioni, quindi di regali fatti da persone che hanno avuto a cuore questo benessere, diciamo, nella piccola stanza dei bambini, e che ci hanno aiutato. E sono tanti, ne ho citati qualcuni, ma sono veramente tanti. E che è molto importante perché i bambini non si sentano così soli e così male, no? Perché essere in un ospedale è già una situazione non bella per noi in generale, ma per i bambini ancora di più. So che è anche uno dei pochissimi ospedali in cui è concesso l'ingresso degli animali. Avete lottato anche per questa cosa? O? No, è stato facilissimo. Ma meno male. No, Una cosa sì, diciamo che c'è chi ha fatto strada prima di noi. Noi abbiamo seguito questo percorso, ma abbiamo fatto una variante. Noi abbiamo sia un'associazione che si occupa dei cani che vengono recuperati maltrattati e della loro rieducazione, che venivano, parliamo di 2 anni fa, ma riprenderemo qua a portare 2 volte alla settimana degli animali perché stessero coi bambini. In più abbiamo la possibilità che i bambini stessi possano avere qui per un giorno, per un po' di tempo, il loro animale da casa, perché tu lo sai che la pet therapy è pazzesca nei confronti già degli adulti nella vita normale, figurati dei bambini quando non stanno bene. E quindi questo è stato facile. Poi volevo aggiungere la parte che riguarda ciò che è avvenuto con i nostri aperitivi sociali.
e quelli sono Per stati favore. fondamentali, perché ogni volta che c'era un macchinario o una cosa, diciamo, che era un po' fuori budget nel percorso del nostro primario, e quindi lui mi diceva: senti, c'è da comprare un monitor piccolo per i bambini perché possano andare in giro e non rimanere con le funzioni vitali che dovevano essere monitorate Era tutto di il quello giorno. che volevo dire. Esatto. E possano andare in giro in modo che la permanenza in stanza non sia necessaria, perché tenere un bambino 24 ore sdraiato non è facilissimo. E allora con l'aperitivo, dove noi ci siamo rincontrate, è stato reso possibile l'acquisto di questo piccolo monitor, e quindi ogni volta che c'è un aperitivo come il prossimo che ci sarà, noi faremo in modo che ci sia uno strumento o qualcosa che rimane a testimonianza dell'umanità collettiva, della generosità collettiva. Che è domani l'aperitivo al Jazz Cavalli, diciamo. Sì, perché certo, magari agli qualcuno... Scavalli. Esatto. Senti, hai qualche nuovo progetto all'orizzonte? Oltre a No, casa perché mia. noi la vogliamo sempre sul pezzo, la Donata. Allora, come tu sai, io faccio parte di una compagnia di attori non professionisti che si esibisce. Siamo stati si esibisce ma perché non sempre vengo anch'io? perché siamo stati fermi 3 anni ormai per tutti ci questi sono, problemi. se vuoi. Ma certo. Però adesso siamo ancora al lavoro su questo, cioè stiamo lavorando sulla sceneggiatura, perché è tutta una roba casereccia, ma di grande cuore, anche lì, dove ognuno mette quello che sa fare. E quindi il prossimo sarà, si spera, entro l'anno, sì. L'Accademia di Teatro l'ho fatta, quella del cinema. Ma noi quindi siamo molto più indietro. Ma no! No, perché non è vero. Però Come guarda dici che tu- portiamo il risultato a casa sempre, perché tutto questo viene fatto perché attraverso la vendita dei biglietti noi aiutiamo almeno 3 o 4 progetti, sempre su Milano, tangibili, visibili, che aiutano delle realtà che da sole, con i mezzi diciamo normali, non riescono ad avere quella piccola cosa in più. E noi saremo là. Ci vorrebbe una Donata Berger anche a difesa delle case di cura per gli anziani. Molti di loro soffrono di Alzheimer e demenza senile. È una realtà molto difficile e dolorosa, e spesso le case di cura sono luoghi non adatti per curare le loro malattie. Io mi sento molto fortunata perché ho una mamma con l'Alzheimer e che viene assistita direttamente da noi, dai suoi familiari. Ovviamente circondata dalle persone che li vogliono bene, ma gli altri come fanno? Donata, ti va di aiutarmi a fare un appello per sensibilizzare un'altra bell'anima come la tua, a tendere una mano ai fragili anziani che, come i bambini, hanno tanto bisogno del nostro aiuto? Certo, io spero che si possa realizzare a breve la tua idea, che mi sembra in linea con le necessità di Milano. Milano deve avere spazio per tutti e lo spazio deve essere fatto di benessere, e quindi speriamo che ci chiamino. Soprattutto, esatto, soprattutto riuscire a fare quello che lei ha fatto qua per gli anziani sarebbe un sogno, veramente. Io sono qua. Io ti ringrazio proprio di questa testimonianza, sei una donna meravigliosa e noi saremo là dove tu, in ogni tua iniziativa, ecco, per dare il nostro appoggio. Io ti ringrazio già, perché ovviamente divulgare queste cose a noi serve sempre, perché più belle anime vengono vicino a noi, più cose riusciamo a fare. Grazie. Grazie. Breaking Walls. E la nostra puntata finisce qui. Grazie amici, un grazie speciale al Lazio e alla mia amatissima Lombardia, sempre al primo posto negli ascolti. And thank you to the friends in Oregon, USA, United States of America. Grazie agli amici dell'Oregon, anche voi miei carissimi e fedeli ascoltatori. Grazie di cuore. Mua! Continuate a scriverci le vostre opinioni, vi ricordo la nostra mail jjpodcast.bw@gmail.com, ilunga podcast.b di Bologna www@gmail.com. Amici, ancora grazie a tutti voi per il vostro affetto e vi ricordo che ora potete guardarci e seguirci anche a video su YouTube. Grazie al mio Fabione Fabio Franchi, tecnico suono, aiuto regia, Stella Cavallaro, aiuto redazione, Luca Pacifici, videomaker.
Un mega bacino a tutti voi e ricordatevi, I love you. Breaking Walls, rompendo le barriere con la vostra JJ.